Se sei arrivato fino a questo punto è perché vuoi sapere come si è concluso il nostro esperimento che ha portato mio padre dal pesare 86 kg a 68 kg in soli 4 mesi. In questo video ti racconterò gli ultimi 2 mesi, mostrandoti passo dopo passo come abbiamo raggiunto un livello molto avanzato di benessere che ci ha portato poi sempre più convintamente a mantenere questo stile alimentare da allora ad oggi. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito, e questo è il terzo ed ultimo video riguardante il raggiungimento del benessere. Ora bando alle ciance, iniziamo! Nei video precedenti che ti lascio qui sopra, hai visto come siamo passati nella prima fase dalla semplice eliminazione dei 3 cibi più nocivi in assoluto secondo il mio punto di vista, ovvero zuccheri, farine bianche e alcol, fino alla seconda fase, cioè all'aumento del numero di pasti quotidiani, con l'eliminazione di latticini, l'introduzione esclusiva dell'olio extravergine d'oliva e infine almeno dormire 8 ore a notte. In questo video ti racconterò come affrontammo il fatidico terzo mese e in seguito il quarto, quelli che portarono ufficialmente mio padre a perdere 18 kg in 4 mesi. La prima modifica che ci venne in mente non appena terminò il mese di ottobre, con l'obiettivo raggiunto degli 80 kg, fu quella di migliorare ancora di più la nostra alimentazione quotidiana. Ovviamente mio padre voleva perdere ancora qualche chiletto. Avevamo capito che la gran parte dei cibi sani, facilmente reperibili in ogni supermercato, li avevamo già inseriti nei nostri pasti. Inoltre eravamo consapevoli che avevamo già eliminato diversi alimenti nocivi ed era rimasto ben poco da poter ancora eliminare. Di conseguenza ci andammo a informare su come potevamo raggiungere una digestione migliore degli alimenti e come poterli consumare al meglio durante la giornata. Iniziammo dunque a capire come andava introdotto nella giornata un semplice elemento, quello più importante di tutti: bere l'acqua. Eh sì, iniziammo a collocare l'idratazione negli orari giusti, togliendo l'acqua durante i pasti, ma introducendola lontano dai pasti. So che starai pensando, io non riesco a togliere l'acqua durante i pasti, non riesco proprio. Capisco, non è facile, ci sta a bere un bicchiere al pasto, non di più però, e solamente se il cibo che stiamo per introdurre è asciutto. Se esageriamo con l'acqua al pasto, rischiamo di diluire i succhi gastrici e questo comporterebbe un rallentamento della nostra digestione. Immaginalo come un effetto palloncino: più bevi e più si allunga e rovini la digestione. Quindi anche mangiare la frutta dopo un pasto crea lo stesso problema, essendo la frutta composta principalmente d'acqua. Torniamo al nostro racconto. Cominciamo semplicemente aggiungendo l'acqua come primo elemento al mattino, appena svegli, per poi addirittura in seguito accompagnarla al succo di limone, ad una temperatura ambiente o meglio ancora lievemente calda. Bere acqua e limone porta enormi benefici al nostro corpo, ne avrai sicuramente sentito parlare. Uno dei prossimi video sarà proprio incentrato su questo. In seguito impostammo una dieta di carboidrati concentrati al mattino per dedicarci alle proteine sia a pranzo che a cena. Ci tengo a precisare che questo è necessario solo in caso si voglia dimagrire, ai fini del benessere alimentare non fornisce un enorme cambiamento. Altro fattore che inserimmo era il cambio di diversi alimenti nella loro versione biologica. L'esempio più esplicativo è rappresentato dalle uova. Su ogni uovo probabilmente saprai che è stampato un codice che identifica la tipologia di allevamento, lo stato di produzione, eccetera. Il primo numerino a sinistra indica proprio come viene allevata la gallina. Noi passammo da un numero 3, uova da allevamento in gabbia, ad un numero 0, uova da agricoltura biologica. Negli anni naturalmente abbiamo virato per una scelta ancora più ottimale, l'acquisto di uova tramite una cascina da noi conosciuta. Facemmo lo stesso con diversi alimenti: la carne allevata senza l'utilizzo di organismi geneticamente modificati, frutta biologica per evitare il più possibile pesticidi che portano a disturbi dell'attenzione,
come svariati studi scientifici confermano, e altri enormi problemi spesso poco analizzati, di cui magari parleremo in un altro video. Anzi, se sei interessato, magari scrivimelo qui sotto direttamente nei commenti. Infine, cosa molto importante da non sottovalutare fu la piena consapevolezza del conoscere l'argomento glutine. In Italia si vive di pane, pasta e pizza. Noi nel nostro primo mese iniziamo una radicale modifica della tipica alimentazione italiana, passando dalla farina bianca a quella integrale. Quello che però iniziamo a capire sempre più è che uno dei motivi più importanti per raggiungere una sana alimentazione, conciliandola anche con una diminuzione del grasso, è proprio l'eliminazione di questa colla. Glutine significa proprio questo, colla. Cerco di spiegare in 2 parole uno dei problemi del glutine. Quando lo ingeriamo, in automatico la nostra pancia si gonfia a causa di esso e il nostro intestino si infiamma. Una delle malattie più diffuse e meno evidenti nel mondo è la permeabilità intestinale, in sostanza l'apertura di spazi della mucosa intestinale. Questo provoca l'aumento di batteri e tossine nel nostro corpo. Una delle principali cause che facilita questo è proprio l'assunzione costante di glutine. Ti consiglio di approfondire tutto questo partendo dal tuo medico di base. Ora non vorrei dilungarmi troppo su questo argomento, sul consumo del glutine si potrebbe parlare per un'intera settimana. È un argomento poco affrontato ma che porta con sé tantissimi risvolti che ogni persona dovrebbe quantomeno conoscere prima di assumere questa sostanza quotidianamente. Poi ognuno ovviamente trae le proprie scelte e conclusioni. Ci tengo a precisare che il sottoscritto non ha tuttora escluso al 100% dalla sua vita il glutine. Di tanto in tanto sgarro anch'io, ci mancherebbe, non sono mica un santo. Non voglio dire che non sia possibile concedersi un cappuccino e una brioche ogni tanto. Basta che questo non diventi una regola. Altrimenti tutto il nostro stile alimentare crollerebbe come un castello di carte. Io sono pienamente consapevole che quando mangio una brioche o una pizzetta vado contro al mio corpo e lui ci tiene sempre a ricordarmelo se alzo il tiro. L'importante, secondo il mio punto di vista, è conoscere appieno i risvolti del consumo di certi cibi. Tutto qui. Un'altra piccola modifica fu mangiare più alimenti crudi che cotti. Mangiare cibi crudi prima del pasto prepara l'organismo ad una buona digestione grazie ad un ambiente gastrico favorevole. Anche su questo si potrebbe aprire un capitolo a parte, ora ci basta sapere che sono utili al nostro organismo. Dato che lo scopo di questa miniserie è proprio questo. Più avanti affronteremo in altri video anche questa tematica. Ci tengo solo ad anticipare che qualunque cottura a temperature maggiori di 40 gradi Celsius distrugge gli enzimi naturalmente presenti nei cibi. Per questo motivo alimentarsi con cibi crudi risulta essere più funzionale per la nostra salute. Per oggi direi che abbiamo accennato parecchie tematiche, spero tu abbia apprezzato questi video. Cosa posso dirti per concludere? Il mio consiglio finale per cercare di raggiungere un benessere alimentare ottimo è dettato dal posizionamento corretto dell'assunzione di acqua durante la giornata, dalla riduzione il più possibile del glutine, di prediligere cibi biologici e in maggioranza vegetali. Ribadisco quanto detto nei contenuti precedenti, nessuna dieta è migliore di un'altra. La varietà della nostra alimentazione è la chiave fondamentale per sentirci meglio. Io potrei affermare che la mia alimentazione a base di verdura, frutta, carne, uova, pesce possa rappresentare il meglio per me stesso e per le persone che hanno avuto piacere ad intraprendere con me questo cambio alimentare. Ma naturalmente ogni singola persona deve adattare il tutto al proprio corpo, interfacciandosi anche con il proprio dottore o nutrizionista. Come già detto un'infinità di volte, la base del raggiungimento del benessere sta in te. Reputo fondamentale sperimentare il più possibile e ascoltare il proprio corpo, ma soprattutto crederci, fidarsi di se stessi. Se ti stai chiedendo come ha fatto una persona a perdere 18 kg in 4 mesi, sentendosi meglio e senza nessun effetto collaterale, è andata proprio come ti ho raccontato. Riguardati questi video ogni volta che hai un dubbio su come procedere e troverai la maggior parte delle risposte che stai cercando. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, se ti è piaciuto il video aiutami a creare altri contenuti semplicemente iscrivendoti al canale, lasciando un bel like e condividendo con le persone che sai che potrebbero essere interessate a queste tematiche. Spero di esserti stato d'aiuto e averti fatto venire voglia di approfondire questi argomenti.
Ci vediamo al prossimo video!